L'ultimo show della Stardom ci ha regalato un momento favoloso che ha commosso parecchio tutti i fans di vecchia data della compagnia. Lo definirei uno dei ritorni più toccanti di sempre, che ci ha riportato indietro nel tempo, facendoci tornare alla mente dei ricordi bellissimi che erano rimasti sopiti nella nostra memoria. Minasan, ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Lo show andato in onda domenica 24 dicembre è stato un evento pazzesco, pieno di buonissimi match che non hanno deluso la platea che ha potuto godersi lo show dal vivo, e non ha deluso anche chi ha avuto il piacere di godersi lo spettacolo in diretta su Stardom World o in differita nelle ore successive. Quello che però ha rubato le luci della ribalta a tutti gli altri incontri e che ha saputo catturare maggiormente l'attenzione dei fans è stata la reunion di Donna del Mondo, che nel main event dello show hanno sconfitto il team composto da Tam Nakano, Saori Anou, Sayaka Kurara, Saki Kashima, Ami Sourei e Ranna Yagami. Il match ha visto quasi tutte le ex componenti di Donna del Mondo. Mancava giustamente Himeka, che si è ritirata giusto appunto un anno fa, tornare a far squadra in una battaglia emozionante che ha sicuramente strappato più di una lacrimuccia a tutti i fans presenti nell'arena e a tutti i fans seduti comodamente sul divano di casa. Io stesso mi sono emozionato parecchio nel rivedere Giulia, Natsupoi, Maika, Shuri, Mirai e Mai Sakurai fare team per un'ultima volta prima che le loro strade prendano direzioni diverse. Ormai sappiamo tutti che Giulia, Mirai e Mai Sakurai lasceranno la Stardom tra pochissimi giorni, ma per chi si fosse perso questa notizia vi invito a seguire il progetto di Donna tra le corde, proprio per rimanere aggiornati con tutte le varie news e quant'altro il mondo del wrestling femminile abbia da offrire. Trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde qua sotto in descrizione. Tornando a noi, non posso non ammettere di avere dei ricordi splendidi di Donna del Mondo, specialmente verso il trio nominato Mai, Hime Poi, che ai tempi mi aveva praticamente stregato. Adoravo vedere Maika, Himeka e Natsupoi fare squadre e credo che ad oggi non sia sbagliato definire quel trio uno dei migliori nella storia della federazione. Il loro regno poi come Artists of Stardom Champions è entrato di diritto nella storia ed è riconosciuto da molti fans come uno dei migliori regni della compagnia, potendo contare su difese solide e tre atlete di altissimo livello che rendevano ogni difesa titolata super interessante. Ma Hime poi ha saputo di certo conquistare il cuore di parecchi fans e non vi nascondo che ancora oggi fa male riguardare il tradimento di Natsupoi e Danny di Giulia e ovviamente di tutte le donne del mondo, un tradimento che mise appunto fine ad uno dei trio più belli della storia. Ma ovviamente poi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia nei 4 anni di vita di Donna del Mondo. 4 anni intensi che hanno regalato a tutti noi momenti indimenticabili, come le varie vittorie di Giulia, che è riuscita a conquistare il Cinderella Tournament nel 2020 e il 5-Star Grand Prix nel 2022. Senza dimenticarci la splendida rivalità che la leader di Donna del Mondo ha avuto contro Tam Nakano, rivalità che la vide scontrarsi contro la leader di Cosmic Angels svariate volte, ma che forse vide il punto più alto di questa rivalità il 3 marzo del 2021, quando a All Star Dream Cinderella le due atlete si sfidarono in un R vs R match. Giulia, oltre a perdere il match, in quell'occasione perse anche i capelli e anche il Wonder of Stardom Championship, che finì giusto appunto nelle mani di Tam Nakano. Ma con la vittoria del 5-Star Grand Prix che arrivò un anno più tardi, Giulia seppe regalarci uno dei match più belli nella storia della Stardom. Il tutto andò in onda a Dream Kingdom nel 2022, dove Giulia riuscì a sconfiggere l'allora World of Stardom Champion Shuri e a laurearsi campionessa. Il match fu davvero esaltante, uno dei migliori incontri che ebbi la fortuna di vedere in vita mia.
Ma non solo Giulia seppe regalarci momenti d'oro, no, affatto, anche Tekla, Mirai, Mai Sakurai e la stessa Shuri seppero donarci momenti unici di grande impatto che ci fecero amare Donna del Mondo alla follia. L'attuale leader di Gozai, ad esempio, fu la prima lottatrice sotto la bandiera di Donna del Mondo a conquistare il 5-Star Grand Prix, all'oro che vinse nel 2021 e di conseguenza fu anche la prima a poter vantare la conquista della Red Belt a Dream Kingdom del 2021, dove nel main event di tale show sconfisse Utami Hayashishita in un match da molti definito come una pietra miliare. Shuri e Giulia poi formarono anche uno dei team più pericolosi della Stardom, nonché uno dei più forti, che riuscì anche a conquistare i Goddess of Stardom titles. Poi ovviamente non possiamo non parlare di Mahime, la coppia formata da Maika e da Himeka, che a loro volta è riuscita a ritagliarsi un posto importante nella storia della Stardom, venendo acclamate come una delle squadre più amate di sempre. Non possiamo però dimenticarci di Tekla, che nel periodo d'oro di Donna del Mondo riuscì anch'ella a conquistare importanti trofei, uno su tutti l'ormai defunto SWA World Championship, o di Mai Sakurai, che nei primi mesi della sua carriera in Stardom ebbe il coraggio di tradire Cosmic Angels per affiancarsi a Giulia. Da lì in poi la sua carriera prese un boost molto importante che la portarono a giocarsi la finale del Cinderella Tournament 2023 e a conquistare gli Artist of Stardom Titles insieme a Giulia e a Tekla, regno che durò ben 221 giorni. Donna del Mondo dunque fu una stable che entrò di diritto nel cuore di tutti i fans. Personalmente Donna del Mondo non è mai stata la mia stable preferita, ma devo ammettere che l'ho comunque amata molto, e anche per via del trio composto da Maika, Himeka e Natsupoi, che come detto poc'anzi mi fece praticamente affezionare a Donna del Mondo. Fatto sta che nei 4 anni passati insieme Donna del Mondo ha saputo catturare l'attenzione di parecchi fans, diventando per un certo periodo una delle stable di punta della Stardom, potendo contare su molti allori vinti e sulla popolarità crescente di ogni singola lottatrice. Purtroppo tutto ha un inizio e tutto ha una fine, e la fine di Donna del Mondo è arrivata lo scorso gennaio, quando Giulia scelse di sciogliere definitivamente la stable proprio perché ella stessa era in procinto di lasciare la compagnia, così come Mai Sakurai, che molto probabilmente seguirà Giulia nella sua nuova avventura. Dunque, tra pochi giorni alcune delle atlete più iconiche che hanno fatto la storia di Donna del Mondo lasceranno la Stardom per avventurarsi verso nuovi orizzonti, e questa direi che è stata l'occasione giusta per vedere ancora una volta, per l'ultima volta, le Donna del Mondo in azione. Non ci capiterà mai più un'occasione di questo tipo, ecco perché vi invito a recuperare lo show di domenica scorsa su Stardom World in caso non lo aveste ancora fatto. È stato di gran lunga un evento imperdibile e sono sicuro che non ne rimarrete delusi. Per chi ha già visto la battaglia e la reunion di Donna del Mondo, aspetto qua sotto nei commenti il vostro pensiero sull'accaduto, e vi invito anche a scrivermi sempre qua sotto nei commenti il vostro momento preferito nella storia di Donna del Mondo. Mano alla tastiera e sbizzarritevi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto, ma prima di salutarvi permettetemi di ricordarvi che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei social, in modo da restare sempre in contatto con me per una chiacchierata o semplicemente per scambiarci pensieri e opinioni riguardanti la Stardom. Se il video vi è piaciuto non scordate di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Grazie di cuore a tutti voi and see you next time. Sayonara.